La Toscana più autentica, on the road. Qui è quando Napoleone chiamava Giuseppina e le diceva: Giuseppina, cala la pasta. Ci siamo imbarcati da Piombino in direzione Isola d'Elba, viaggiando in moto. Il costo del biglietto per il traghetto, incluso il trasporto del veicolo, si aggira intorno ai 50 euro nel mese di maggio. La traversata ha una durata di circa un'ora, offrendoci il tempo di goderci il panorama marino prima di approdare all'Elba. Dal ponte del traghetto l'isola d'Elba si svela a tratti, promontori verdi, calette nascoste e scogliere che emergono dal mare. L'aria salmastra e il sole di maggio amplificano le emozioni, avvicinandoci a Portoferraio che ci appare all'orizzonte, con le sue fortificazioni e le case color pastello. Eccoci a Portoferraio. Appena sbarcati a Portoferraio ci siamo lanciati in moto verso ovest, rapiti dalla strada che abbraccia la costa. Procchio, Marciana Marina, su fino a Poggio e Marciana Alta. Ogni curva era un quadro, ogni vista sul mare un respiro trattenuto. A Sant'Andrea le scogliere sembravano scolpite da un sogno. A Pomonte il mare brillava come vetro. E poi Cavoli, Secchetto, Fetovaia, nomi che già sanno di estate e libertà. L'Elba ci accoglieva così, selvaggia, bellissima, indimenticabile. Siamo arrivati a Marciana Marina, un gioiello nell'isola d'Elba. Il suo simbolo? La Torre degli Appiani, una sentinella di pietra del XVI secolo, costruita per difendere il borgo dalle incursioni. Oggi veglia sul porto e sulla spiaggia. Sull'isola d'Elba i punti panoramici si rincorrono come pensieri nel vento. Le nostre moto ci accompagnano leggere, salendo tra i profumi del Mediterraneo, fino a Poggio, dove lo sguardo si apre su Marciana Marina, cullata dall'azzurro del mare. Il secondo giorno in moto sull'isola d'Elba ci conduce lungo la costa orientale, dove il cielo grigio e l'aria fresca ci accompagna. Attraversiamo paesaggi suggestivi, con il mare che si fonde sulle colline verdi. E arriviamo Porto Azzurro. Porto Azzurro, un pittoresco borgo marinaro che si affaccia su un porto tranquillo. Il nostro viaggio prosegue, lasciando alle spalle questo angolo incantevole dell'isola. Antonio, ma nel percorso nell'Elba poteva mancare? La residenza di Napoleone Bonaparte. Napo. Ed eccoci a Villa San Martino, la casa di campagna di Napoleone all'Elba, acquistata nel 1814, anche grazie a un prestito della sorella Paolina, che vendette alcuni dei suoi gioielli per finanziare l'acquisto. Napoleone la scelse per la sua tranquillità e la vista sulla vallata. Male non se la passava il buon Napo. No, assolutamente no. Ma tu ti rendi conto che noi stiamo vedendo quello che vedeva lui quando si svegliava la mattina? Lui e Pinuccio. E Pinuccio per la pasta. Da qui poi Napoleone scappò e fece la route de Napoleone, conosciuta così adesso, che prima o poi faremo anche in moto. Arriva prima a Grenoble e poi si spostò a Parigi.
Ed eccoci a Rio nell'Elba, uno dei borghi più antichi dell'isola d'Elba, con origini risalenti all'età del bronzo, situato su un colle nel versante orientale dell'isola. Ha una lunga tradizione mineraria, in particolare nell'estrazione del ferro, attività che ha caratterizzato la zona fino alla chiusura delle miniere. Bisogna essere sempre testimoni del tempo che è stato, così qui al vecchio lavatoio di Rio dell'Elba. Arrivati a Portoferraio, il cerchio si chiude e si chiude la nostra avventura nell'isola d'Elba. Ricorderemo le sue coste frastagliate, i colori intensi del mare, i borghi dai colori pastello e le strade panoramiche che ci hanno regalato panorami mozzafiato. Ogni curva, ogni salita, ogni sosta ha lasciato un segno indelebile nel nostro animo. Grazie per averci accompagnato in questa avventura. Se il viaggio ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanella e preparati per la prossima destinazione. Le nostre ruote non si fermano mai.